Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex e questo è il canale che fa per voi modellisti, collezionisti, creativi e creative. E oggi parliamo di una cosa che mi avete chiesto in tantissimi, che in realtà è un po' la base del modellismo, ma che non ho mai trattato, ma semplicemente perché davo quasi per scontato che il modellista che si appresta a fare questo mestiere hobby si fosse già informato, ma ve lo dico io, oggi parliamo di come calcolare la scala di un modellino. Non dimenticatevi mai di iscrivervi qui al canale, mi raccomando, sotto trovate tutti i link, andate a guardare nelle descrizioni perché c'è sempre qualcosa da curiosare, quindi leggete sempre le descrizioni e adesso partiamo col video. Partiamo proprio dalle basi, perché sono quelle da cui bisogna partire per riuscire a calcolare la scala di un modellino o la scala di riproduzione, perché si può chiamare anche così. Io in questo caso ho qui insieme a me il Gundam RX78, il classico Gundam in scala 1:144, e una DeLorean che avete già visto nel mio video di quando ho ricreato lo scenario di Hill Valley di Ritorno al Futuro, vi lascio magari qua il link sopra. Ho la DeLorean in versione Hot Wheels in scala 1:64. Cominciamo dalle basi. Ne prendo una a caso, non prendo queste due che prenderemo ad esempio dopo, ma prendiamo una scala, diciamo così, più o meno intermedia, che conoscono quasi tutti quelli che realizzano modellini di livello, non so, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, mezzi militari, eccetera, che è la scala 1:35, che è un po' quella di riferimento base nella maggior parte dei casi. Cosa sta a significare? 1 è un metro diviso, anzi adesso vi lascio qui questa slide, facciamo le slide questa volta. Le scale intanto sono riprodotte con questi simboli, quindi 1, 2 punti 35, 1, 2 punti lineetta e mezza 35, 1/35. I simboli in mezzo sono tutti simboli di divisione e questo già rende più semplice il calcolo della scala, e vi dico subito il perché. La scala 1:35, che è quella più diffusa appunto sui mezzi militari eccetera, ha come particolarità intanto di essere molto diffusa, ma come si calcola? Perché 1 è un metro, 35 sono le volte che viene miniaturizzato quel metro, quindi quel metro sarà 35 volte più piccolo rispetto alla realtà. Questo cosa significa? Che per trovare le dimensioni di un carro armato piuttosto che di un altro mezzo in scala 1:35 possiamo semplicemente fare 1 diviso 35, ma non si fa 1 diviso 35, 1 è un metro, quindi dovete fare 100 che sono i centimetri oppure 1000 che sono i millimetri, dividerlo per 35, in questo caso viene 2,85 circa. Questo vuol dire che un metro in scala 1:35 è uguale a 2,85 centimetri. Quindi questi 2,85 cm equivalgono a un metro del mezzo reale. Questa è la scala normale, quella più classica, quella a cui dovete fare riferimento come prima cosa per riuscire a calcolare una scala. Questo cosa significa? Che per calcolare altre scale bisogna fare altri calcoli, ma attenzione, bisogna sempre avere comunque come riferimento almeno una misura reale perlomeno, perché quello che bisogna fare sono appunto dei calcoli. Vi faccio un esempio abbastanza stupido, passatemi il termine, ma abbastanza capibile. Se dovete riprodurre una casa e dovete riprodurla in una certa scala, come per esempio l'1,35, vuol dire che voi dovete avere almeno le misure di questa casa. Se la casa è larga 10 metri in questo caso e profonda 5, sempre espresso in metri, alta facciamo un 10 metri anche questa, anzi facciamo 8 metri per esempio,
Con la calcolatrice alla mano vi faccio questo esempio: 10 metri sono esattamente 1000 centimetri, diviso 35, che è la nostra scala, faranno 28 centimetri e 57. Quindi la larghezza della nostra casa in scala 1,35 dovrà essere 28,57. Così si fanno per tutte le misure, quindi larghezza, profondità e altezza, e si calcolano in questo modo. Ma come facciamo a sapere quanto è grande il modello in scala reale partendo da un modellino? In questo caso è la DeLorean, ovviamente di Ritorno al Futuro, ed è una Hot Wheels che sappiamo essere in scala 1:64. Dobbiamo avere delle misure. In questo caso noi ce la andiamo a misurare e sono circa 7 cm. Quindi la DeLorean, che è in scala 1:64 in questo caso, dobbiamo capire quanto è grande la DeLorean in versione originale. Quindi il procedimento è quasi molto più semplice, anzi ce l'avete praticamente scritto. Abbiamo 7 cm, o meglio 7 cm sì, che si tramutano in 70 mm in questo caso, per 64, ok? Quindi abbiamo la bellezza di 4,48 m, che è la lunghezza della DeLorean in versione originale. Spero sia corretta, perché non so quanto è lunga la DeLorean, ma questa è l'operazione da fare. Facciamo anche un altro calcolo, in questo caso sul Gundam, che non abbiamo esattamente una stima, se non qualche documento che attesta che presumibilmente il Gundam sia alto circa 15 metri, se vado a memoria così. Andiamo a misurare questo Gundam, che è in scala 1:144. Se io vado a misurare questo Gundam, sappiamo che è alto circa 14 cm, 13,5, ma teniamo 14 per avere un calcolo più semplice. In questo caso ci sono 140 mm, 140 mm per 144, che è la scala in cui è riprodotto. E vengono fuori circa 20,16 m. Quindi bene o male siamo lì. Se io vado a fare il preciso, quindi 13 cm che sono 130 mm, facciamo 135 mm che è 13,5, per 144 abbiamo sì circa 19,5 m, più o meno siamo lì. Questo è il metodo per calcolare la scala reale di un modellino. Nel caso dei figurini le cose cambiano. I figurini sono semplicemente i soldatini, per farvela molto semplice, per farvela capire. Di solito sono espressi in millimetri, non tanto in scala. Poi ci sono delle scale che si adeguano, ma di solito sono espressi in millimetri. Il 20 mm, che è molto piccolo, quindi 2 cm, siamo intorno alla scala 1,72, se non ricordo male, 1,72 1,75, mentre i 54 mm sono intorno alla scala 1,32/1,35. Tanto che sono qui, vi dico che in descrizione vi lascio un link per scaricare un file PDF che ho fatto apposta da potervi far scaricare con su tutte le scale maggiori e più o meno quelli che sono i millimetri e le grandezze rispetto alle scale. Quindi se volete qua sotto è scaricabile gratuitamente, quindi non fatevi problemi, lo prendete praticamente dal mio Google Drive. Quello che vi sto dicendo per i figurini è un po' complesso, nel senso che appunto non ci sono, anche se ci sono delle tabelle di conversione su internet, ne trovate quante ne volete. Io su quella tabella che vi lascio qua sotto effettivamente vi ho messo i parametri più standard possibili, però i soldatini, i figurini si considerano in millimetri, poi appunto hanno quelle conversioni in scala. Il soldatino, il figurino, non si considera dalla punta del piede alla punta dei capelli in senso di altezza, ma è fatto dalla pianta, quindi dal terreno, fino ad arrivare al centro degli occhi.
questa è la misura che dovete tenere in considerazione. Premesso questo, la scala 1:35 in questo caso potremmo poi considerare, avendo un figurino di quella misura, tutto quello che ci dobbiamo costruire attorno, per esempio. Quindi avete un figurino, un soldatino che non so, e dovete riprodurre la caserma, vado a caso, dovete perlomeno avere una sorta di misura di un muro, di una porta, di un qualcosa che faccia da riferimento per poi fare le misure in scala, ok? Può succedere che voi dobbiate riprodurre un modellino, un'auto per esempio, in una certa scala e dovete calcolare in che scala farlo, soprattutto perché questa scala poi vi dovrà restare in casa, presumibilmente. Quindi se dovete fare il modellino di un'astronave, che in realtà poi non sappiamo quanto può essere grande o piccola, quindi facciamo un altro esempio. Possiamo provare a fare l'esempio di una nave da crociera, la butto lì. Una nave da crociera che magari è lunga 300 metri, anche lì sto buttando numeri a caso ma per farvi capire. Dovete riprodurre in scala. Dovete sapere in che scala poterla fare, non tanto il numero, ma in quanto a dimensioni. Sempre facendo questo esempio, io cerco di farvi un esempio su questa cosa. Allora, 300 metri, dobbiamo riprodurre questa nave da crociera, e questa nave da crociera che è lunga 300 metri ce la dividiamo, in questo caso sono 300 metri, quindi facciamo 3000 mi è andato in palla un attimo il telefono, scusatemi, quindi facciamo 30.000 centimetri, scusatemi, 30.000 centimetri, e dobbiamo riuscire a farla in scala più piccola possibile per farcela stare, non so, su una mensola, piuttosto che avete un diorama apposta e quindi dovete realizzare il diorama intorno a questa nave da crociera. Ripeto, è un esempio, Quindi abbiamo i nostri 30.000 centimetri e dobbiamo ovviamente ridurli. Più il mezzo è grande, più la scala di riduzione e di riproduzione sarà più grande. Quindi se noi ad esempio abbiamo questi 30.000 centimetri, li dividiamo per tanti modelli, li ho visti in questa scala, li dividiamo per 700 per esempio, e abbiamo la bellezza di 42 cm e 85 periodico, che comunque non è piccola, ok? Una scala che è usata parecchio, se non sbaglio, sulle navi, in questo caso in kit di montaggio, sono le navi tipo portaerei, navi da guerra, eccetera, dove per esempio c'è la scala 1:720, se non ricordo male. Partiamo sempre dai nostri 30.000 centimetri e li dividiamo per 720. Cambia poco, ci sono andato molto vicino, 41 cm e 60, più o meno siamo lì. Quindi questo è il calcolo che dovete fare se dovete riprodurre qualcosa dalla realtà alla miniatura, quindi dalla realtà al modellino. Questo lo dovete sapere, almeno avendo un'idea. Se facciamo l'esempio invece di un'auto, passiamo al fatto che ne so, un'auto media potrebbe essere lunga 3,5 metri, anche lì sto buttando numeri a caso cercando di andarci più vicino possibile. 3,5 metri sono 350 cm, quindi 350 cm la dividiamo per la scala che più o meno va per la maggiore, che è la scala 1:24 nel caso delle auto, la dividiamo per 24 e abbiamo un'auto che sarà grande 14 cm e 58. Ok? Questo è la base di tutto quello che riguarda il calcolo e il calcolare la scala di riproduzione nel modellismo. Questo video l'ho fatto perché effettivamente non l'avevo ancora fatto, ma su internet si trovano talmente tante informazioni, davo quasi per scontato che la gente si andasse a informare su questo e magari trovasse qualche documento, magari in video ce ne sono pochi,
E allora ho detto ciao, facciamolo, perché così do una mano anche a tutti quelli che me l'hanno chiesto. Spero di essere stato chiaro. Se ci saranno altri argomenti sulla scala ve li porterò in altri video, perché effettivamente ci sarebbe da dire tantissime cose su come calcolare una cosa, su come calcolarne un'altra, ma sappiate che ipoteticamente e di base bisogna avere almeno un metro di paragone, quindi una misura da poter scalare nella scala in cui volete così riprodurre il vostro modellino. È una cosa che insomma bisogna avere per forza, quindi non si può dire ok, ma questa macchinina in che scala sarà? Dovreste andare un po' a tentativi se non avete le informazioni né della lunghezza del modellino né tantomeno della scala, quindi è un po' difficile dire in alcuni casi ma questo modello in che scala sarà. Puoi ipotizzarlo, ma non è sempre facile, perché dovresti andare un po' a tentativi e comunque ti ci avvicini e non ti ci avvicini, dipende dal modello che è. Sono stato un po' lungo, vero, però è un argomento che effettivamente serve, mi sono reso conto che serve, e quindi se avete la magnanimità per la mia simpatia e la mia costanza nel portarvi dei prodotti e dei contenuti importanti, potete iscrivervi al canale se volete. Mi raccomando, qua sotto c'è il tastino iscriviti, voi cliccate anche la campanella, mi raccomando, e ricordatevi che qua sotto vi lascio il link al mio Google Drive con un documento in PDF che vi dà un po' il metro di scala un po' generale e su quelle che sono magari le scale più diffuse. Quindi potete scaricarlo tranquillamente, è appunto sul mio drive, non intasatemi tutto, però insomma scaricatelo quanto ne volete e ditemi soprattutto cosa ne pensate e se vi è stato utile soprattutto questo video. Se ci saranno appunto altri argomenti su questo tema, quindi sul tema delle scale, farò altri video. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, spero di non avervi tediato, ma vi rimando al prossimo video. Quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ciao!